Benvenuto! In questo secondo episodio continueremo la storia degli antefatti delle guerre persiane. Nel primo video, che vi invito a recuperare, abbiamo parlato delle cause remote, diciamo così, ovvero il perché greci e persiani si siano ritrovati a scontrarsi proprio sulle coste dell'Anatolia occidentale, un luogo che non era d'origine, diciamo la patria di nessuna delle due popolazioni, ma che le ha costrette alla fine a scontrarsi per il suo possesso. Ma adesso è arrivato il momento di raccontare le cause recenti, raccontare il casus belli che diede avvio a questo epico e drammatico scontro. Sto parlando della rivolta della Ionia, rivolta scoppiata per un motivo irrilevante, un fiammifero. Però questo fiammifero è stato acceso in una polveriera che ha fatto divampare l'incendio lungo tutte le coste e per tutto il mare Egeo. Buona visione. Per arrivare al momento di rottura definitiva fra greci e persiani, dobbiamo fare un salto in avanti di circa 40 anni rispetto al momento in cui ci siamo lasciati l'altra volta. Infatti, dobbiamo arrivare all'anno 500 a.C. A quel tempo, la Ionia, nel proseguo della narrazione utilizzeremo questo termine per indicare tutto il territorio dell'Anatolia occidentale in rivolta. Per semplicità, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che quel territorio era diviso in più parti fra i vari popoli greci che lì si erano stanziati, come spiegato nel primo video. La Ionia era saldamente nelle mani dei persiani. I greci d'Asia mal sopportavano il dominio dello straniero, oltre al fatto che quasi tutte le città erano rette da un uomo di fiducia dei persiani, un dittatore chiamato tiranno. Costui esercitava il potere in modo arbitrario, molto spesso facendo i suoi interessi e gli interessi dei suoi padroni persiani. Questo atteggiamento per le orgogliose polis greche non era più sopportabile. Il campo era pronto e nell'aria si poteva percepire la volontà di rivolta, bastava un pretesto, una scintilla che avrebbe acceso il fuoco della rivolta. Tutto incominciò per una piccola inadempienza, una scommessa azzardata che si trasformò in tragedia. Infatti il tiranno di Mileto, di nome Aristagora, ebbe un'idea grandiosa per conquistare la città di Nasso, nell'arcipelago delle Cicladi. Ricordiamo che suo zio Istieo era diventato grande fra i persiani perché li aveva aiutati in una precedente spedizione in Tracia e oltre il Danubio. Spedizione lanciata dai persiani per vendicarsi degli Sciti, che un secolo prima avevano invaso e soggiogato la Media, ed era perfino diventato compagno reale di tavola, niente meno che del re Dario I di Persia. Aristagora nel 500 a.C., grazie all'incontro con alcuni aristocratici esuli che gli avevano raccontato che era possibile in modo facile e abbastanza economico conquistare la città di Nasso, sull'omonima isola. Sulla carta l'impresa sembrava promettere bene. Infatti Aristagora avrebbe preso 2 piccioni con una fava, avrebbe ampliato i domini sotto la sua diretta giurisdizione, domini locali della città di Mileto, diciamo così. Inoltre avrebbe espanso l'impero del re dei re, acquisendo per conto dei persiani quell'isola. Inoltre il ricco bottino che sarebbe stato recuperato dall'impresa avrebbe di gran lunga ripagato le spese. Ma Aristagora aveva un problema. Infatti non possedeva né un esercito né una flotta, che era fondamentale per l'impresa, e al fine di recuperare entrambi prese contatti con il satrapo persiano della Lidia, che risiedeva a Sardi, di nome Artaferne. Gli chiese un esercito per l'impresa. In cambio gli prometteva nuovi domini per l'impero ed inoltre le spese sarebbero state coperte dal ricco bottino e sarebbe uscito anche qualcosa per il disturbo del satrapo.
Artaferne venne dunque convinto e l'anno successivo, ottenuto ovviamente il permesso del re dei re, quindi siamo al 499 a.C., venne allestita una flotta composta da 200 triremi per l'invasione di Nasso. L'esercito imbarcato sulle navi era composto da persiani e da alleati ed era al comando di 2 generali, Aristagora ovviamente, ma inoltre c'era anche un generale persiano di nome Megabate. Nonostante l'inizio promettente e il grande esercito impiegato, la forza persiana non riuscì a conquistare la città di Nasso, che resistette a 4 mesi di assedio. Si era dimostrata un osso troppo duro. A proposito di questa inaspettata resistenza, lo storico antico Erodoto racconta che un ruolo molto importante lo ebbe lo stesso Megabate, poiché durante il viaggio sarebbero sorti dei problemi fra i 2 generali. Avrebbero litigato poiché il persiano avrebbe fatto incatenare, a seguito di un'inadempienza, Scilace, l'ospite ed amico di Aristagora. Questi, venuto a conoscenza del fatto, lo andò a liberare, contravvenendo agli ordini del persiano. Così i 2 ebbero un confronto, ed il greco ricordò a Megabate che era lui il comandante supremo, e non lui. Il persiano si adirò molto e per tutta risposta voleva fargliela pagare, e quindi avvisò di nascosto gli abitanti della città dell'arrivo della flotta, così che si poterono preparare raccogliendo viveri e armamenti in città. Fallito l'assedio, la situazione per gli assalitori, in special modo per Aristagora, era tragica. Innanzitutto, non avendo fatto bottino, non aveva i soldi per pagare l'esercito. In secondo luogo, aveva perso la faccia sia con il collega Megabate e con il satrapo Artaferne, ma cosa ancora più grave, aveva screditato la sua famiglia agli occhi del re dei re. Quindi, per evitare la sicura cacciata dalla posizione di tiranno di Mileto e molto probabilmente la morte, Aristagora decise di giocare il tutto e per tutto. Decise di spingere i suoi concittadini alla rivolta, infiammando l'odio che provavano verso il loro occupante persiano. Tra l'altro Aristagora fornì un'ulteriore prova a favore della rivolta, ovvero una lettera che gli aveva inviato, per coincidenza proprio in quel periodo, suo zio Istieo. Ricordiamo che questo lo afferma sempre Erodoto, in merito ad una possibile rivolta. Lo zio Istieo, che godeva di una grande popolarità in città, aveva tanta voglia di ritornare alla sua città e al mare, e una rivolta gli era sembrata la scusa migliore per ritornarci per far da paciere. Per iniziare al meglio, Aristagora, anche con l'obiettivo di ingraziarsi i suoi concittadini e come gesto di buona volontà, si dimise di sua iniziativa dall'ufficio di tiranno, figura che evocava il dominio persiano, e a Mileto venne instaurata una democrazia. A questo punto, con la città di Mileto in rivolta, bisognava cercare alleati, cioè convincere anche le altre città greche della costa dell'Anatolia, e a tal proposito Aristagora inviò dei suoi fedelissimi presso la località di Mios, Miunte, dove era accampato l'esercito di ritorno dall'impresa fallimentare di Nasso. Questo esercito era formato, come detto, oltre dai reparti persiani, anche dai vari contingenti provenienti dalle città greche della Ionia, e a comandare questi contingenti c'erano i rispettivi tiranni. Gli uomini di Aristagora arrestarono quegli uomini, i tiranni, e li portarono ognuno nella propria città, affinché venissero giudicati, poiché conniventi con i persiani. Molti furono esiliati e alcuni vennero giustiziati. Senza i tiranni al loro comando, le forze dell'esercito si unirono subito alla causa dei rivoltosi. L'esercito dei rivoltosi, unito sotto un'unica bandiera, sempre secondo Erodoto, attaccò le navi alla fonda della flotta persiana, flotta che aveva partecipato all'assalto di Nasso. Questo episodio potrebbe spiegare il perché i persiani impiegarono diversi anni prima di inviare una flotta nella Ionia, poiché quelle che avevano, le navi che avevano, erano state distrutte o catturate e ne dovevano costruire delle altre. Sebbene, come abbiamo visto, la rivolta venne innescata da una situazione politica personale di Aristagora, bisogna anche dire che questa situazione si era creata in un clima che già di per sé era sulle soglie della rivolta.
La Ionia era sottomessa ai persiani in apparenza, ma sotto sotto tramavano da lungo tempo la rivolta. Insomma, Aristagora accese solamente un fiammifero in una polveriera. Questo lo si può dedurre dal cambiamento repentino della forma di governo delle varie polis della Ionia. Appena vennero affrancate dai tiranni, dei quali il popolo era scontento poiché facevano i loro interessi, quelli dei loro amici ed infine quelli dei persiani, tra l'altro imponendo tasse e contribuzioni, e al loro posto venne immediatamente installata la democrazia sul modello di quella ateniese. Ma la rivolta, senza aiuti dall'esterno, avrebbe avuto vita breve. Aristagora lo sapeva. Aristagora che nel frattempo era stato all'unanimità promosso a capo della ribellione. E per sopperire all'isolamento diplomatico e nella ricerca di alleati, il politico milese si recò nell'inverno del 499 a.C. a Sparta, al cospetto del re Cleomene I, figlio di Anassandrida, il quale, dopo aver attentamente ascoltato le richieste del suo ospite, decise di non prestare aiuto, ascoltando, la leggenda vuole, anche le suppliche di sua figlia Gorgo, futura moglie di re Leonida. Innanzitutto, poiché il nemico era molto forte, non si vedevano dei reali spiragli per una buona riuscita dell'impresa, e in secondo luogo, come Erodoto racconta, Aristagora, che era un gran politico milantatore, commise un errore, poiché disse la verità a proposito della distanza della Ionia dalla capitale nemica, ovvero Susa. Allora, a quei tempi, ci volevano ben 3 mesi di cammino. Gli Spartani non potevano rimanere così a lungo distanti dalla Laconia, il loro territorio d'origine madre, poiché avevano paura di rivolte interne da parte degli Iloti e di conseguenza Cleomene troncò definitivamente il discorso. Sorte migliore Aristagora ebbe invece ad Atene, innanzitutto poiché l'Attica e Atene avevano un legame storico e culturale molto stretto con le polis della Ionia, come analizzato nel precedente episodio. Innanzitutto poiché discendevano tutti dallo stesso ceppo, ovvero dagli Ioni, che alla fine del 1200 a.C. avevano incominciato a migrare verso l'Asia. Secondo luogo perché alcune polis della Ionia erano proprio delle colonie i cui abitanti provenivano dall'Attica o erano colonie della città stessa. In terzo luogo poiché gli ateniesi erano da pochi anni diventati anche loro una democrazia, la più importante e potente democrazia della Grecia, e a seguito della cacciata del loro ex tiranno Ippia, figlio di Pisistrato, il quale tuttavia costantemente cospirava per tornare al potere in città. Prima tentò con gli Spartani e infine cercò l'aiuto dei persiani. Ricordatevi di Ippia perché lo ritroveremo più avanti. Oltre a convincere gli ateniesi ad unirsi alla lotta, Aristagora riuscì anche a convincere gli abitanti della piccola Eretria a fornire supporto, poiché erano in debito nei confronti dei Milesi. Infatti, alcuni anni prima, li avevano aiutati nella guerra lelantina contro la città vicina di Calcide, situata sull'isola Eubea. Per la primavera del 498 a.C. la scacchiera era pronta. Oltre alle forze native della Ionia, i ribelli potevano contare sull'aiuto fornito da Atene e da Eretria. Queste due città fornirono rispettivamente 20 trireme la prima e 5 la seconda. Tutte le forze si radurarono presso la città di Efeso. Questo esercito composito non venne posto alle dirette dipendenze di Aristagora, bensì il politico milese lasciò il comando a suo fratello Caropino e a un altro greco di nome Ermofanto. Questo esercito partì alla volta della capitale della satrapia della Lidia, ovvero la città Acropoli di Sardi, che venne posta sotto assedio. I greci riuscirono ad occupare la città bassa, ma trovarono molte difficoltà ad assaltare la città alta, l'Acropoli, dove i persiani si erano asserragliati. Durante lo svolgimento di questo assedio si sviluppò un incendio. Non sappiamo con certezza se furono gli stessi greci ad appiccarlo o venne appiccato incidentalmente. Fatto sta che questo incendio si diffuse in lungo e in largo per la città.
Incendio che distrusse molti templi e devastò i luoghi sacri, come ad esempio il tempio della dea Cibele, la Grande Madre, venerata da tempo immemore in Asia Minore. I persiani, visto l'incendio in città che li stava avvolgendo da tutti i lati, tentarono una sortita dall'Acropoli, presso la piazza del mercato. I greci li intercettarono e nello scontro confuso che ne seguì, alla fine i persiani riuscirono a respingere i greci fino al monte Tmolo. I ribelli, demoralizzati dalla sconfitta e dall'incendio che li aveva privati di gran parte del bottino, iniziarono a ritirarsi. Durante la ritirata da Sardi, le forze greche vennero raggiunte e tallonate dalla cavalleria persiana, che nel frattempo era sopraggiunta. La forza persiana attaccava costantemente la retroguardia e alla fine i greci si volsero per affrontarli, nella piana vicino alla città di Efeso. Nella battaglia che ne seguì, i greci ebbero la peggio. Infatti si tramutò in una sconfitta devastante. Molti furono i caduti fra le fila dei ribelli e, a seguito di questo scontro, i superstiti dei vari reparti delle città si allontanarono, ritornando alle proprie case. Anche gli ateniesi, o i superstiti ateniesi, assieme agli eritriesi, riuscirono a reimbarcarsi per tornare subito in Grecia, senza partecipare più ad alcuna campagna militare, di fatto uscendo dal conflitto. L'inizio non fu di certo brillante. L'unica cosa che per il momento i greci d'Asia avevano ottenuto era stata quella di aver fatto infuriare re Dario, soprattutto per la distruzione di Sardi e dei suoi templi a seguito dell'incendio. Una rabbia talmente profonda, soprattutto verso gli ateniesi, che il re dei re diede ordine ad un suo servo, dopo essere stato informato su chi fossero questi ateniesi, che gli pronunciasse almeno 3 volte al giorno la seguente frase: «Signore, ricorda gli ateniesi». Nonostante la disfatta di Efeso, la rivolta iniziò a fare proseliti. Infatti si stava spargendo la notizia della rivolta delle polis della Ionia. Innanzitutto, gli Ioni, con una flotta, navigarono verso la zona dell'Ellesponto e della Propontide e spugnarono la città di Bisanzio, assieme a molte altre. Inoltre, grazie a efficaci azioni diplomatiche, riuscirono a far aderire alla rivolta la popolazione dei Cari. Ci fu anche un evento inaspettato, ovvero fecero ingresso nella fazione dei ribelli la maggior parte delle città e dei popoli dell'isola di Cipro, ad eccezione dei cittadini delle città di Amatunte e di Cizio. Anche se ci sono fonti che affermano che già prima i persiani avevano provato a rintuzzare gli attacchi dei ribelli, gli storici moderni sono concordi nell'affermare che solo nel 497 a.C. i persiani riuscirono ad organizzare una controffensiva organizzata e sistematica. Innanzitutto, il comando supremo delle forze persiane era, cappeggiato, comandato da 3 generali: Daurise, Imee e Otane, tutti e 3 figli del re dei re, Dario. Questo comando significava l'importanza che questa regione ricopriva per il sovrano persiano, importanza che richiedeva un intervento diretto della famiglia imperiale. La prima fase dell'offensiva persiana si rivolse contro l'isola di Cipro, isola fondamentale per il controllo del Mediterraneo orientale. L'isola si era ribellata, come detto, quasi per intero. Tutte le città e i popoli si erano ribellati, eccezion fatta per le città di Amatunte e di Cizio. I persiani mandarono una parte dell'esercito al comando del persiano Artibio, accompagnato da una flotta a supporto composta in maggioranza da marinai fenici. I ciprioti, spaventati da una simile armata, chiesero aiuto ai ribelli della Ionia, che accorsero in massa, in special modo in campo marittimo. La battaglia navale decisiva alla fine si risolse a favore dei ribelli, che riuscirono a spezzare lo schieramento nemico e a volgere in fuga le trireme avversarie. I più valorosi tra i ribelli greci furono i Sami. Purtroppo l'esercito era già sbarcato,
quindi si dovette affrontare anche una battaglia terrestre, battaglia che si svolse nella pianura di Salamina. Questa volta andò a discapito dei rivoltosi, a causa di alcune defezioni di reparti del tiranno della città di Curio, Stesenore, che passarono al nemico. Sconfitti sul campo di battaglia, i ribelli furono costretti ad arrendersi e l'isola passò di nuovo sotto il controllo dei persiani. La flotta ribelle, vittoriosa, non avendo più il supporto dell'esercito di terra e con la sconfitta della causa indipendentista dell'isola di Cipro, si ritirò presso le sue basi nella Ionia. La seconda fase dell'offensiva dei persiani riguardò il continente, ovvero la penisola anatolica. La campagna iniziò, come detto, nel 497 a.C. L'esercito persiano riorganizzato venne suddiviso fra i tre generali nominati prima, ovvero Daurise, Imee e Otane. Questo anche perché la zona di operazioni era molto grande e necessitava di un'operazione capillare sull'intero territorio. Tuttavia, la parte più consistente venne affidata a Daurise, il quale marciò verso l'Ellesponto. Lì conquistò le città di Dardano, di Abido, Percote, Lampsaco e Peso. Secondo lo storico Erodoto, il generale persiano riuscì a conquistarne una al giorno. In seguito si diresse nella regione della Caria, poiché venne a sapere che anche lì era scoppiata la rivolta. Imee, con la sua parte dell'esercito, si diresse dapprima nella regione della Propontide, conquistando la città di Cio in Misia. Successivamente si spostò verso la regione chiamata Eolide, dove riuscì a conquistare molte città. Successivamente si spostò nella regione della Troade e sottomise i Gergi, antenati degli antichi Teucri, vi ricordate i troiani dell'Iliade. Tuttavia non riuscì a concludere la sua campagna poiché lo colse una malattia e morì sul campo. Otane, con la sua parte di esercito, si era unito alle milizie del satrapo Artaferne e i loro contingenti riuniti svolgevano operazioni di disturbo presso la regione della Ionia. Nel corso della loro campagna riuscirono ad occupare le città di Clazomene in Ionia e la città di Cuma nell'Eolide. Ora torniamo ad Aurise. Infatti, dopo aver sottomesso molte città nell'Ellesponto, l'esercito persiano si era diretto nella Caria. I Cari, appena saputa la notizia dell'arrivo del nemico, decisero di radunarsi in una località chiamata i Pilastri Bianchi, presso il fiume Marsia, l'odierno Sinè, per organizzare e decidere se affrontare i persiani in battaglia. Pissodaro, che era un parente del re di Cilicia, consigliò ai Cari di attraversare il fiume e affrontare la battaglia con il fiume alle spalle. Questa scelta avrebbe spinto i guerrieri a combattere più strenuamente, poiché non vi era speranza di salvezza nella fuga. Ma i generali dei Cari respinsero questo consiglio e furono i persiani ad attraversare il fiume. La battaglia che ne seguì, ovvero la battaglia di Marsia, raccontata da Erodoto, fu brutale e senza esclusione di colpi, ma nonostante il coraggio dei Cari, alla fine furono i persiani a scamparla, vincendo lo scontro grazie alla superiorità numerica. I Cari lasciarono sul campo di battaglia oltre 10.000 morti, a fronte di solo 2.000 morti persiani. I sopravvissuti della battaglia di Marsia si ritirarono presso un bosco sacro a Zeus, nella città di Labraunda, per decidere il da farsi. Ma nel mentre vennero raggiunti da un esercito partito da Mileto. Con il sopraggiungere di questi nuovi rinforzi, i Cari decisero di continuare a combattere. Tuttavia, quando vennero raggiunti dai persiani, anche questa volta vennero sconfitti, anche se bisogna dire con gravi perdite, nella battaglia chiamata di Labrauda. Tra l'altro, la maggior parte delle vittime, dal lato ribelle, furono proprio i cittadini milesi di rinforzo. Ma di lì a poco si sarebbero presi la rivincita. Secondo gli storici antichi, come Erodoto, la vittoria dei ribelli sull'esercito di Daurise sarebbe arrivata subito dopo,
Invece, storici moderni ritengono che alle forze ribelli sia stato necessario più tempo e quindi questa vittoria sia avvenuta molto probabilmente l'anno successivo, ovvero il 496 a.C. Indipendentemente dall'anno in cui sia avvenuta, adesso raccontiamo come i ribelli siano arrivati a questa insperata vittoria. Taurise, a seguito delle vittorie riportate, decise di disperdere il suo esercito sul territorio per saccheggiarlo e assediare e conquistare a una le varie roccaforti nemiche nella regione. Ma a causa di questa tattica aveva imprudentemente indebolito la sua posizione e infatti i cari aspettarono l'esercito persiano in una località chiamata Pedaso per tendergli un'imboscata. L'esercito persiano arrivò a tarda sera e grazie all'oscurità l'imboscata ottenne pieno successo. Le forze nemiche vennero annientate dalle forze dei cari ribelli. Persino il loro comandante, Taurise, assieme a molti altri nobili persiani, perì nello scontro. Questa insperata vittoria creò una specie di situazione di stallo in quella regione. Infatti non ci sono resoconti di grandi campagne militari in quella regione fra gli anni 496 e 495 a.C. Il terzo esercito persiano, al comando dei generali Otane e Artaferne, come detto, si era diretto verso la Ionia e l'Eolide. In questa campagna militare vennero conquistate alcune città, ma a seguito della sconfitta nella battaglia dell'imboscata di Pedaso, dove trovò la morte Taurise, anche in questo settore le operazioni rallentarono molto nei successivi 2 anni. Nel frattempo Aristagora, che a rigor dei fatti diede avvio alla rivolta, decise che, oramai visto la controffensiva persiana, la causa della rivolta era persa e quindi, assieme ai suoi sostenitori, decise di lasciare Mileto e di rifugiarsi nella parte di Tracia che Dario aveva concesso al suo zio Isteo alcuni anni prima. Secondo Erodoto, scappò perché era un vigliacco. Secondo fonti storiche recenti, si pensa che si spostò in quella regione, che allora era ricca di metalli, per poter al meglio sfruttare le risorse per ricavare fondi da destinare al mantenimento della rivolta. O forse perché oramai la sua posizione di comando a Mileto era minacciata da altri capi di fazioni ostili. Nonostante questo, la storia riporta che Aristagora approdò e si stabilì nella zona di Mircino, città che in seguito sarebbe stata denominata Anfipoli, lungo il corso del fiume Strimone, e iniziò a guerreggiare con i Traci, che erano gli abitanti autoctoni di quelle terre, in special modo contro il popolo degli Edoni. Tuttavia, in uno di questi scontri, Aristagora troverà la morte per mano dei Traci, nel 497, o molto probabilmente nel 496 a.C. Con la sua morte la rivolta perse la figura più autorevole, carismatica, e dopo di lui nessuno riuscì ad avere lo stesso carisma e la sua stessa presenza politica, e di conseguenza il comando della ribellione divenne frammentato. Nel frattempo Istieo, lo zio di Aristagora, venne lasciato libero da Dario e cercò di conseguenza di tornare nella sua Mileto, nella Ionia, ufficialmente con lo scopo di porre fine alla rivolta, ma nel segreto tramava di mettersi lui a capo della rivolta contro i persiani, ma non riuscì nell'intento, poiché appena arrivò nella capitale della satrapia di Lidia, ovvero Sardi, il satrapo Artaferne lo accusò pubblicamente di fomentare la rivolta con le seguenti parole: «Ti dirò, Istieo, la verità su questa faccenda. Sei stato tu a creare questa scarpa e Aristagora fu quello che la indossò». E di conseguenza, nel timore di essere arrestato, Istieo fuggì verso il mare, tradendo platealmente il re dei re. Una volta in fuga, il Milese si rifugiò nell'isola di Chio, dove venne arrestato, poiché i Chii pensavano che tramasse qualcosa a loro danno, ma una volta conosciuta la verità lo liberarono. Isteo raccontò che spinse alla rivolta gli Ioni poiché il re Dario voleva spostare la popolazione di origine greca sulle coste della Fenicia, l'odierno Libano, e al suo posto trapiantare dei coloni fenici. Ricordiamo che questo lo riporta sempre Erodoto.
In questo frangente tentò anche un abboccamento con dei nobili persiani suoi amici presso la città di Sardi. I messaggi venivano trasmessi tramite il messaggero Ermippo, il quale però faceva il doppio gioco. Infatti li consegnò tutti al satrapo Artaferne, il quale, approfondendo la cosa, scoprì i traditori che scrivevano al greco ribelle e di conseguenza li fece uccidere. Andato male questo tentativo, successivamente tentò di rientrare presso la polis di Mileto, ma i cittadini milesi, che ormai da anni avevano sperimentato la libertà con la democrazia, non lo volevano come loro tiranno. Tra l'altro, in un tentativo di entrare in città, venne anche ferita la gamba. Frustrato da questo insuccesso, di conseguenza ripartì verso la città di Mitilene, nella quale riuscì a farsi prestare 8 triremi e con quelle fece rotta verso la città di Bisanzio. Lì si stabilì e si diede alla riscossione del pedaggio di tutte le navi che transitavano nello stretto, a meno che non volessero seguirlo nella sua impresa. Nel sesto anno della rivolta, ovvero il 494 a.C., l'esercito persiano si era finalmente riorganizzato ed inoltre i persiani avevano provveduto a costruire una nuova flotta, nella quale militavano i ciprioti, gli egiziani, i fenici e perfino i cilici. Con queste due forze militari decisero di dare l'assalto al cuore del territorio della Ionia, ovvero la città di Mileto, con 2 tipi di operazioni, una terrestre con l'esercito e una di accompagnamento con la flotta. Al comando di questa grande forza combinata era stato posto il generale Medo Dati, che era un esperto di politica greca. Gli Ioni, visto la grande forza che era stata schierata contro di loro, dopo lunghe consultazioni presso il Panionio, la sede, questo era il luogo della sede della Lega Ionica presso il promontorio di Micale, decisero di affrontare solo la flotta. La città di Mileto se la sarebbe cavata da sola e per tale fine concentrarono il maggior numero di trireme presso l'isola di Lade, al largo di Mileto. A questa forza si aggiunsero rinforzi provenienti da Leolide e dall'isola di Lesbo, portando il numero totale delle triremi radunate per la causa dei ribelli a 353 unità. I persiani, venuti a conoscenza della grande flotta radunata contro di loro, nonostante avessero la superiorità navale numerica, infatti Erodoto fornisce il numero delle trireme avversarie, ovvero 600 unità, non pensavano di essere in grado di vincere quella forza in mare aperto e quindi ricorsero al metodo più antico del mondo, ovvero cercarono con l'astuzia di disgregare l'alleanza degli Ioni, che non era affatto monolitica, e a tal proposito inviarono al raduno ribelle gli ex tiranni superstiti per sondare il terreno. Sebbene all'inizio questa iniziativa non aveva sortito gli effetti sperati, alla lunga questa intromissione fece nascere dei dissidi all'interno della coalizione ribelle. Questi dissidi fecero sì che i soldati dell'isola di Samo segretamente accettarono le condizioni di favore offerte dai persiani, ovvero in cambio della grazia e del perdono dovevano al momento della battaglia ritirarsi verso casa. Quindi al momento della battaglia i primi contingenti di triremi che si allontanarono dalla flotta ribelle al comando di Dionisio furono proprio i Sami, seguiti da vicino dalle forze dei Lesbi. Le altre navi, comprese quelle di Chio, e in totale fornì ben 100 trireme, restarono tuttavia per combattere, dando prova di grande coraggio, e riuscirono, al prezzo di gravi perdite, a sfondare la linea delle trireme avversarie, ma non essendo supportate dalle altre, oramai in fuga, alla fine non riuscirono a sfruttare quell'occasione e si dovettero ritirare. Con questa vittoria tattica, ma con la conseguente sconfitta strategica, la ribellione della Ionia, almeno nella forma più organizzata ed efficace, poteva dirsi terminata. La flotta rimanente dei ribelli si disperse per non riunirsi mai più. La città di Mileto, ricordiamo che era la principale città dei ribelli, venne posta sotto assedio.
I persiani utilizzarono tutte le strategie offensive d'assedio per piegare la città, scavando perfino lunghe gallerie sotto le mura cittadine, al fine di farle crollare. Un assedio lungo che alla fine, purtroppo, dopo parecchie settimane, costrinse i Milesi ad arrendersi e quindi la città venne conquistata e saccheggiata. Erodoto racconta che la maggioranza degli uomini venne uccisa, mentre donne e bambini vennero venduti come schiavi. Anche recenti tracce archeologiche sul sito di Mileto confermano questa distruzione al termine della rivolta. I pochi prigionieri milesi fatti vennero portati a Susa al cospetto del re dei re, che decise di deportarli fino ad una località situata sulla costa del Golfo Persico, alla foce del fiume Tigri. La città di Mileto rimase priva di Milesi, al loro posto vennero insediati coloni persiani e il territorio montagnoso dell'entroterra venne concesso al popolo dei Cari, che era stato subito dopo la conquista di Mileto sottomesso nuovamente. I Sami, i quali avevano molta paura di fare la stessa fine dei Milesi, optarono per l'emigrazione forzata e, su invito di Zancle, l'antico nome dell'odierna Messina, migrarono e ricordiamo che andarono con loro anche i pochi Milesi scampati al saccheggio della città in direzione della Sicilia, con l'obiettivo di fondare una città nella zona di Calatte. Tuttavia, per vicissitudini varie, alla fine i Sami, su istigazione del tiranno della città di Reggio, nemica giurata di Messina, decisero alla fine di occupare la stessa città di Zancle. Nonostante questo, però, i persiani, una volta giunti presso l'isola di Samo, si dimostrarono clementi. Infatti sia la città e l'isola vennero risparmiate dai saccheggi e dalle distruzioni. Anche la regione della Caria alla fine si arrese ai persiani, ad eccezione di alcune roccaforti dell'entroterra, che dovettero essere espugnate una a una. Le forze persiane sferrarono presso la città di Mileto e per la primavera del 493 a.C. continuarono la campagna navale, occupando gli ultimi centri ribelli situati lungo la costa e sulle isole, come Chio, Lesbo e Tenedo. Tra l'altro, fecero anche dei rastrellamenti per acciuffare tutti i ribelli che si erano dispersi nelle campagne circostanti. Erodoto racconta che nel corso di questi rastrellamenti, per ogni città ribelle che incontravano sul loro cammino, i persiani prendevano i giovani più belli e li castravano, mentre le ragazze più belle venivano inviate come trofeo presso l'harem del re dei re. Oltre a questo macabro rituale, i persiani si lasciavano andare a saccheggi e distruzioni indiscriminate presso quelle popolazioni che si erano ribellate. Con la conquista della Propontide da parte dell'esercito persiano e la conquista delle città dell'Ellesponto affacciate sul mare, come Perinto, Selimbria, Bisanzio e molte altre, da parte della flotta dei Fenici, sudditi dei persiani, la rivolta era ufficialmente conclusa. Ci rimane da narrare che fine fece Istieo, l'ultimo condottiero della Ionia. Istieo, quando seppe della caduta di Mileto, si proclamò capo della restante rivolta, armò una flotta di triremi e si diresse verso l'isola di Chio. Lì incontrò resistenza da parte dei residenti dell'isola e di conseguenza, dopo una piccola battaglia, li soggiogò. Questo gli riuscì facile, poiché, come narrato prima, i Chii avevano sofferto grandemente in termini di uomini e navi durante l'ultima battaglia navale in difesa della città di Mileto. Dopo aver occupato questa importante base, decise di radunare un esercito per cercare di recuperare il terreno perso. A tal proposito, cinse d'assedio la città di Taso, città molto importante poiché disponeva di ricchi giacimenti d'oro. Ma all'approssimarsi della flotta persiana, partita da Mileto, si ritirò abbandonando l'assedio verso l'isola di Lesbo. Tuttavia, sull'isola non erano presenti importanti rifornimenti per nutrire il suo grande esercito e di conseguenza, per sostenere gli uomini imbarcati, mandò una missione di foraggiamento sulla terraferma nei pressi delle città di Attarneo e Miunte, due città che erano posizionate, erano costruite sulle coste prospicienti all'isola di Lesbo.
Mentre erano intenti a recuperare i preziosi approvvigionamenti, vennero intercettati dal generale persiano Arpago, che con il suo esercito li sconfisse in battaglia. Isteo venne catturato e sperava nella clemenza del re dei re, presso il quale, nonostante tutto, godeva ancora di buona reputazione e, come anche afferma Erodoto, molto probabilmente gli avrebbe risparmiato la vita. Purtroppo per lui lo portarono a Sardi dal satrapo Artaferne, il quale conosceva l'ascendente del Greco sul re dei re e temeva una nuova ascesa del Greco nelle grazie del suo sovrano, e quindi, per non correre rischi, decise di ucciderlo, facendolo impalare e decapitare lì sul posto. La testa venne inviata a Susa dal re dei re, che ne fu molto dispiaciuto. Dopo aver rimproverato gli autori di quel delitto, ordinò che la testa venisse sepolta assieme al corpo, con tutti gli onori che spettavano a un benefattore dell'impero persiano. Con la morte di Istio si spense anche l'ultima scintilla della rivolta. La controffensiva persiana si era conclusa, la Ionia era tornata in loro possesso. Nonostante le grandi distruzioni operate dalla guerra, i persiani non infierirono sui loro sudditi negli anni seguenti, anzi li aiutarono a riprendersi economicamente, anche perché la ricchezza che perveniva ai persiani come tributo era naturale conseguenza della ricchezza della provincia, e quindi i dominatori avevano tutto l'interesse a non esacerbare e gravare troppo sui greci e sulle loro redditizie attività economiche e commerciali. Un esempio esemplificatore di questa politica fu la convocazione a Sardi, l'anno successivo al termine della rivolta, di un'assemblea di tutti i capi delle varie città, per discutere in un arbitrato, per evitare odi e ritorsioni economiche fra le varie città. La rivolta della Ionia era conclusa. I persiani dominavano saldamente le coste occidentali dell'Anatolia, ma non avevano dimenticato il ruolo che alcuni greci del continente, in particolare gli ateniesi, avevano giocato agli inizi della rivolta. Era giunto il momento di vendicarsi di questa piccola città che si era permessa di sfidare il grande potere del re dei re dell'impero persiano. La scacchiera era pronta, gli avversari dichiarati e le pedine iniziavano a muoversi. Questo sarebbe stato solo l'inizio di tante altre sciagure che attendevano il popolo greco. Grazie per essere arrivato alla fine del secondo episodio dedicato alle cause delle guerre persiane. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere il video e a iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!